Margherita non lo sa. Che la vita è una bugia. Chissà se questa cosa ci potrà servire. Benvenuti nella sessione di Margherita con la stupenda Monica. Ciao. Conto da 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Margherita mi presenta un crisantemo. È un crisantemo bianco che è come se pulsasse. Si apre e si chiude. Quando si apre è come se ricevesse un fascio di luce giallognolo dalla sorgente. Quando si chiude è come se fosse completamente appassito. Margherita è come se fosse così, questa alternanza di vita e di morte nella stessa persona, che è lei. Ti dà l'autorizzazione? Sì, per darla ha aperto questo crisantemo e si è fatta irradiare da questa luce proveniente dalla sorgente. Ok, vibrazione di Margherita, prima sessione. 7 miliardi. Consapevolezza. 135. Anima. 40. Vite. 2012. Cervello. 8.7. Suscettibilità ipnotica. 28. 3, 4D. 83D. Vivacità animica, nuovo valore, quanto Margherita dalla nascita vuole la verità. 68. Possiamo stabilire questo valore sin dall'inizio della sua vita o è cambiato? Allora, all'inizio della sua vita sì, poi è come se fosse stata schiacciata, repressa per un tot di anni, a livello familiare, a livello educativo, e poi insomma ha ripreso. Ok, il mistero della fede l'ha aiutata o bloccata? Ovviamente l'ha molto schiacciata. È un mistero, non dobbiamo capirlo. Dobbiamo devolvere l'8 per 1000 per la Chiesa, no? Più tutte Subito. le nostre energie. Peraltro tu lo fai. Ho già firmato, sì. Bene, vediamo le entità eteriche. C'è tipo una strega vendicativa del secondo universo. Mm. A volte tipo è quasi lei essere questa strega vendicativa, a volte è la madre, a volte è un altro personaggio di turno, no? È come se Assume le sembianze. sì. Poi c'è tipo una specie di coperta nera su di lei e sopra dorme un coyote, un canide. Sei tipo non toccare il can che dorme, no? Una cosa simile. E poi c'è questo gatto con i denti molto lunghi, con tutto il pelo rizzato, quindi sulla difensiva, arrabbiato. E poi ci sono, ma nella storia li vedo in secondo piano e praticamente trasparenti. C'è Gesù crocifisso, ci sono intorno agli apostoli, ci sono dei santi, ci sono delle figure che si percuotono, la schiena, le gambe.
quindi la pratica proprio del cilicio, cose così, ma sono tutti dietro, a distanza, quindi appartengono comunque al passato. EDL? 3. Mentali. Io dico quello che vedo, eh. C'è la prima che si chiama lutto ad eternum, come se lei avesse anche forzatamente dovuto indossare questa maschera di tristezza, di serietà, di contenimento, che fa sembrare proprio anche la persona molto triste. Proprio perché lei doveva assolutamente rimanere composta, repressa, contenuta, obbediente. E per lei era di fatto come un lutto, come una morte di una parte importante di sé. Ed è come se lei ancora non si fosse ripresa da questa specie di lutto, come se ci fossero ancora dei residui, come se lei ancora non riuscisse a vivere, a far vivere completamente se stessa. Perciò che la chiama lutto ad eternum. 12 anni, Margherita? 12 anni. Ok. Livello? Al momento attuale io direi che più o meno è 5, però in passato, quando ovviamente doveva mantenere questa morte di questa parte di se stessa, era anche 7. Poi c'è un'altra entità mentale che si chiama in extremis, che si riferisce al fatto che lei spesso è un po' tenuta ai limiti, al margine in alcune situazioni, ok? E anche il fatto che lei si trova a doversi occupare di persone, per esempio, che si trovano in extremis, proprio a volte in stadio terminale o comunque in quella, non so come dirti, in quel strato che è al limite tra la vita e la morte, intendendo non solamente come morte fisica, ma anche morte magari a livello psichico, a livello proprio di vitalità. E quindi lei si trova spesso a doversi occupare di persone in extremis, ma lei stessa è stata in extremis. Livello? Diciamo 4. E poi c'è fregata, mi viene, perché mi fa vedere lei che apre tipo come se fosse una scatoletta di tonno ed è vuota all'interno e lei stessa si chiede ma a quante persone sarebbe potuto succedere, no? Di aprirla e trovarla vuota? Anche se lei dice io mi sento molto fortunata, mi sento in qualche modo ricompensata dall'universo che mi parla, eccetera, c'è un'altra parte di sé perché comunque in lei c'è questa scissione, no? Un'altra parte di sé che si sente un po' che Ma, non ha avuto quello che voleva dalla vita. ma fregata o sfigata? Perché uno apre la scatola di Mm, tonno è vuoto, sono uno sfigato. No, mi hanno fregato quelli del supermercato che mi hanno venduto una scatoletta che è vuota. ecco, ma sai che cosa? L'idea di tu ti aspetti che ci sia qualcosa dentro e trovi il vuoto, ok? Così come per esempio anche la stessa condizione nei suoi ricordi, come se qualcuno le avesse fregato qualcosa, come se qualcuno le avesse fregato per esempio i ricordi, come se qualcuno le avesse fregato anche una parte della sua vita che lei magari avrebbe potuto condurre in una certa maniera e invece, ok? Mhm. Anche se poi lei dice sì, io lo so che ho creato tutto io, però c'è una parte di sé che è come se sentisse che qualcosa dall'esterno ha tolto i ricordi, qualcosa dall'esterno ha tolto la sua vita. Livello? 5. Impianti. Eterici, mentali.
Allora, il primo che mi spicca è come, dunque, sai una volta che le scatole delle sardine si aprivano tipo con una chiavetta che già c'era inserita nella parte superiore, no? La arrotolavi e si apriva. Il suo addome è così, come se proprio fosse stato tipo sventrato, come questa scatoletta così di acciughe. Poi c'è questa specie di impianto mentale fatto come fosse un rasoio per radere i capelli. Ed è come se lei, in eterico, avesse questi capelli rasati, come se si sentisse in un certo senso privata di qualcosa, privata di una parte di sé. È molto importante come i capelli, no? E poi io vedo le ginocchia, mi impianta le ginocchia. Perché pregava in ginocchio? No, ma è simbolicamente. Perché doveva inginocchiarsi alla volontà altrui. C'è una espressione spagnola molto più frequente di quella italiana, che è proprio essere in ginocchio, ma anche anglosassone, no? Omainis. Stare in ginocchio vuol dire comunque essere sudditi di qualcosa, di qualcuno, della religione, di un capo. La Ciccone canta spesso questa cosa, no? Omainis. Perché evidentemente deve inginocchiarsi davanti al suo amore Moloch. È morta la Ciccone? Da mo'? Quella sì, quella, la vera Madonna come la conosciamo noi, sì. Bene, abbiamo il quadro. Iniziamo con il cinema. Marito dal quale è separata. Invitiamolo. Il primo a voler entrare con questo sorriso smagliante, un po' da protagonista, è il fratello. Io entro per primo, Va bene. proprio come voler oscurare tutti gli altri, no? Quindi entra per primo. Però se entra senza tutta la sua religione del passato. No, con la moto. Non so se ce l'ha la moto. Con la moto, così, quasi dimenticandosi che dietro poi c'è anche il figlio, c'è anche la compagna, no? È un po' lui che deve farsi notare, un po' pavone, diciamo, no? Poi Io l'accompagno. sì, il nipotino, molto curioso, sta già perlustrando tutto quanto il cinema, vuole conoscerlo nel dettaglio. Poi c'è, diciamo, l'ex marito, dai, chiamiamolo così. Però in questo momento è un po' tipo con uno sguardo un po' corrucciato. E diciamo che si separa completamente dall'ambito familiare stretto di Margherita, quindi si mette proprio dall'altra parte del cinema. E la madre? La madre è direttamente accompagnata e sostenuta dalla badante, quasi mi sembra smemorata, quasi come se non fosse più in connessione con la se stessa del passato. Chi altri accorre? Io vedo anche le due colleghe a cui lei ha accennato. Ok. Monica, causa esoterica del tic agli occhi. Allora, mi fa vedere questa immagine di quando credo che lei ce l'abbia fondamentalmente quasi da sempre, perché mi mostra questa immagine che lei era bambina
E la madre le fa tipo una sorta di rimprovero, per cui lei rimane con il fiato sospeso per un bel po' e quasi con gli occhi completamente sbarrati, quasi come se in parte presa completamente in contropiede dalla reazione della madre e in parte quasi a non voler acuire lo stato d'animo di risentimento della madre, per cui rimane completamente immobile, senza respirare, con gli occhi completamente aperti. Poi cosa succede? Che la madre si allontana e vedo che lei butta fuori l'aria e inizia a sbattere velocemente gli occhi che erano rimasti praticamente quasi secchi per un po' di minuti. Mhm. Ed è come se lei rinnovasse questo trauma della, non so come dirti, assoggettamento alla madre, perché lei ha un patto familiare con la madre molto molto forte, spesso. Quindi ogni volta che lei strizza gli occhi è come, non so come dirti, come far accendere quell'aspetto, quella clausola del patto con la madre, in cui lei deve, diciamo così, stare in silenzio e deve adeguarsi alle richieste anche assurde della madre. Andiamo a quel momento, tu te lo ricordi Margherita? No, impossibile, ce ne sono stati tanti di episodi così probabilmente, no? Ok, andiamo in quell'episodio. Mi sembra in cucina, tipo, me la porta in cucina. Cosa ha fatto Margherita? Si è divertita con le zie? Forse ha preso qualcosa, perché non so se è collegata del latte o ha fatto tipo una merenda che non doveva fare, una cosa del genere, senza chiedere alla mamma, tipo, no? Mhm. Adesso io la vedo con del latte, per esempio, no? Tipo come se fosse con un bicchiere di latte che lei ha preso senza dire alla mamma che se poteva prenderlo, eccetera, no? E la madre ha tirato su una storia infinita, andando a rinvangare altre cose, collegando a altre situazioni, per cui lei è veramente rimasta quasi scioccata, no? Perché dice, ma tutto sto bordello per un bicchiere di latte? Però ovviamente lei è solo una bambina, quindi non è che era in grado di formulare questo tipo di pensiero, no? È rimasta solamente molto mm, paralizzata, direi. Potrebbe anche aver intuito di aver fatto veramente qualcosa di male. Dal suo punto di vista, sì, aveva trasgredito a un qualcosa di molto importante per la madre, però non mi sembra che in sé per sé fosse una cosa preoccupante, cioè mi sembrava una cosa abbastanza insignificante. Mhm. Bene, lo mettiamo in saccoccia. Monica, dove vedi la rabbia di Margherita? Dunque me la fa vedere come se fosse quando scarabocchi con una penna su un foglio e lo fa in maniera violenta in modo da squarciare questo foglio, e così è tutta la parte che va da sopra i genitali fino alla bocca dello stomaco. Considera appunto che potrebbe essere proprio un foglio che viene squartato in questa maniera dalla sua rabbia. Nonché l'impianto sardina, no? Esatto. Scatola di sardine, nonché probabilmente, mi viene da dire, il morbo di Crohn. Sì, perché è come se lei, attraverso questo impianto, è come se fosse sempre scoperta nella sua parte, diciamo così, di stomaco e di intestino. È come se fosse sempre scoperta, sempre attaccata dall'esterno sia ovviamente nelle reazioni, quindi le persone che cosa fanno e come lei reagisce, quindi attaccata in questa parte, ma attaccata anche dalla materia Al proprio, quindi cibo. che può essere il cibo, sì, che può essere anche, non so, mi fa vedere qualcosa di più materiale, come se fossero proprio delle intolleranze quasi da contatto che però si somatizzano in questa parte qui. Causa esoterica del morbo di Crohn. Andiamo al momento esatto in cui
si inserisce nella linea temporale di Margherita. Qua mi parla del padre. E infatti lei ha anche questa tendenza, lei dice che ultimamente è andata scomparendo, di girarsi verso destra con la testa. Ci sono diverse cose, io credo, che lei non ricorda, legate al padre, come se il padre in realtà già lei tipo la volesse maschio. Mm. E è come una specie di affermazione in quel momento, come se Margherita urla al padre: io sono così, accettami, io sono così. Una rivendicazione di essere accettata per quello che è. Padre vivente. All'epoca. Sì, lei all'epoca che Sì, era una sì. bambina, Cioè, adesso non scusa, più fammelo con le ovviamente. mani, Margherita. Da quanto hai il Cron? Presumibilmente 20 anni, 10 anni? Fanno con le mani. 40 anni? 4 anni? No, non spostarlo il telefono, non spostarlo. 4-0? 4-0. Ho 40 anni, ok, tantissimo tempo. Quindi più o Proprio una meno. sensazione viscerale di non essere accettata. È come se lei avesse allora, ovvio che questo patto con la madre è molto forte, però era come se cercasse di più l'approvazione amorevole da parte del padre, no? Un po' come il classico che la figlia femmina cerca il padre, no? Però è come se il padre, non so, io non. Come se lei avvertisse, ok, che il padre non l'accettava per quello che era. E Chiediamogli. lei ha sempre cercato in tutta la vita di fare cose, quindi non solo verso il padre in generale, per essere amata per quello che faceva, non per quello che era. Mm. Nella convinzione che l'unico modo per essere accettata e amata è fare, 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 fare. La brava bambina, per esempio, che va in Sì, chiesa, ovviamente assistere, essere disponibile, essere sorridente, rompere ehm, macchine, moto, non far mm, casini. sì, 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 essere molto, diciamo così, in linea con le richieste esterne della società, con le aspettative, insomma, no? Che c'erano su di lei. Prima di chiamare il disincarnato papà, che è mancato da 12 anni, giusto? No, No, come 12 beh, anni? 40 No, anni, no, 4 anni. 4 anni. Causa esoterica, Monica, del fatto che non è il disincarnato che lei ha chiesto. Allora, non so come mai mi dà come una sensazione di vuoto quando è vicina al padre. Come se lei non sentisse di poter essere davvero se stessa quando è vicina al padre, anche se lei vedo che ha fatto molto, no? Specialmente nella parte finale, perché lei è caratterizzata, no, da questa entità mentale in extremis, per cui ci deve essere fino all'ultimo accanto e spendersi molto in questo senso, no? Però è come se, non lo so come spiegarti, a tratti la vedo anche muoversi un po' in maniera robotica, non con una totale presenza, diciamo. Margherita, Sì. adesso dici. Quando a tratti assisteva il padre, Eh. cioè non deve essere stato un rapporto facile, benché lei l'abbia amato molto. Però fondamentalmente è come se ci fosse sempre due livelli, no? Nella vita di Margherita. Un livello che è di sorriso, di assistenza, di accettazione, eccetera, e un livello sotto in cui lei non è accettata e quindi è arrabbiata e quindi non fa magari le cose con pienamente se stessa.
chiamiamolo, accanto all'apertura del portale aureo. Lo vedi che scherzi, dice lui, ed è come se facesse vedere il letto in cui è stato lui e mi fa vedere il letto in cui è la madre attualmente. Come a dire, lo vedi che scherzi, che sei tu il nostro genitore. Questo è quello che dice? Sì, mi dà la sensazione che lui abbia capito questa parte qui del gioco Matrix in cui nella maggior parte dei casi i genitori hanno una consapevolezza molto minore rispetto ai figli. Però proprio per questo gioco di ribaltamento i genitori sono in una posizione più forte. I figli ovviamente sono in una posizione di assoggettamento anche proprio pratico. Però lui, in questi 4 anni che sono intercorsi, è proprio riuscito a comprendere questo gioco di ribaltamento di energie e di consapevolezza. E quindi ha riconosciuto il fatto che lei è il genitore di loro due. Lei, Margherita, è il genitore di loro due. Proseguiamo. Scusa, facci un recap, Monica. Che cosa stavamo dicendo? Che il padre si è reso conto dell'inversione dei ruoli, che in verità è Margherita che fa da genitore a loro due. E poi appunto vedo che sorride al fatto che Margherita ha scelto oggi di essere nel luogo in cui lui è stato seppellito, proprio per fare questa sessione. Come se dicesse, Infatti, lo sai, Margherita. Dimmi. lo sai che devi ricominciare a ricucire anche questa parte. Margherita è in auto ed è vicina al cimitero del paese dove c'è il padre. Mettiamo la Margherita di fronte al padre, come anima contro anima. Cosa fanno? Beh, come anime è come se ridessero, ridono, giocano. Le vedo tipo color rosa pesca ed è come se si rincorressero. È come se riconoscessero che hanno fatto un ottimo lavoro, veramente preciso e perfetto. Infatti, per esempio, il padre è riuscito a comprendere questa cosa molto importante che abbiamo appena detto. E Margherita, per lei è un pochino più difficile perché lei ha ancora il corpo, no? E la psiche, perché lei è ancora nella dimensione terrena, però proprio anche grazie a questa esperienza con il padre sta comprendendo che cosa significa accettare se stessi. Diamo una Vic al padre. La consapevolezza è tutto Ebbene sì. e la consapevolezza è amore. E quindi? E quindi, cara Margherita, amati. Il padre si ama adesso? Sì, mi fa vedere che ha vicino dei fiori e anche dei cani. Vorrei che il padre, che bella idea, si desse a cuore aperto un messaggio a se stesso. Caro, chiamiamolo Giovanni, non sappiamo il nome. Caro Giovanni, cosa si dice? Ama la vita per come si manifesta.
e mi fa vedere che è come se riavvolgesse il nastro, vedo la nascita di Margherita e lui che la porta in alto, appena può prenderla in braccio e viene pervaso da una gioia infinita. Bene, chiama tutta la famiglia materna, specialmente i nonni materni. Questa richiesta da parte di Margherita è stata voluta per risolvere il conflitto con la madre. Allora, mi presenta tipo un asilo, non so se andavano a prenderla all'asilo o cose del genere, perché quando hai detto nonni materni mi è arrivato l'asilo. Dunque, mi fanno vedere come se si fossero passati un macigno molto pesante, se lo passano come se fosse un macigno che passano di generazione in generazione, e quando è arrivato poi alla madre di Margherita era veramente tanto pesante. Mhm. È come se allora la catena familiare, diciamo così, della madre, è come se avesse dovuto convivere con questo macigno e ognuno faceva come poteva. C'era chi cercava di sollevarlo, c'era chi ci girava intorno, c'era chi si faceva schiacciare da questo macigno, c'era chi provava a scagliare questo macigno contro gli altri. Comunque c'è questo trade union del macigno. Allora, diciamo che con quello che facciamo ne vediamo di ogni. Ci sono vari sistemi per mettersi i bastoni tra le ruote. Uno di questi è la tara familiare. Non è spesso così frequente. In questo caso c'è una tara familiare del ramo materno. Esatto. La tara familiare nasce da un'antica fattura irrisolta. In Nel questo suo caso, caso? mm, No, mi viene che è come una specie di macigno che viene consegnato dal prete del paese a ogni famiglia, no? Perché alcune entità del secondo universo danno questo compito al prete, no? Quindi come se fosse che va a benedire la casa, fai conto, no? Dà alla famiglia, mentre va a benedire la casa, un macigno. è questo quello che succede quando c'è la benedizione del prete. Questo me lo fa vedere, questa cosa qui a livello di tara familiare, come se fosse una benedizione di una casa di anni e anni fa, ok? Che si utilizzava anche molto di più Mhm. come pratica la benedizione della casa. Adesso penso che sia un po' più rara. E faceva così. Allora, di oggi no, cioè lo vedo più come tipo come se sostituissero delle entità, no? Quindi spesso, che ne so, va a benedire, toglie delle entità minori e mette le entità maggiori eh, legate appunto in generale al mondo cattolico. E nel caso di Margherita? Nel caso di Margherita era arrivata invece questa pietra, sì, sto Chiediamo masso. alla pietra come si chiama e quali sono le sue caratteristiche di efficacia. Una pietra che è fatta di senso di colpa, e vedo che qua Satana se la ridacchia, no? Di senso di colpa, di obbedienza,
di silenzio interiore, nel senso stai muta e obbedisci a quello che ti dicono di fare, di sacrificio delle proprie attitudini e della propria personalità. Insomma, religione, niente di nuovo. Implosione, sì. Niente di nuovo, niente di originale, corpus domini, no? Lei mi ha scritto l'oggetto della mail, corpus domini, per ironizzare. Fino a qualche anno fa, lei era una gran baciapile e adesso ha capito una serie di cose. Niente di nuovo sul fronte occidentale, la mortificazione del sé. Per niente. Per il paradiso? No. Per una ricompensa? Nemmeno. Per dare dell'energia a qualcuno che ne farà buon uso? No, perché la usano solo per sopravvivere, sono virtuali, sono programmi. Bah. Ok, niente di nuovo. La famiglia materna, tutti con la Vic. Padre e famiglia materna hanno la Vic. Siamo ai messaggi finali. Chi vuole lascia un messaggio finale. Il padre dice: apriti alla vita dalla testa ai piedi, dentro e fuori. Poi c'è tipo il nonno materno, quindi sì, il padre della madre, che dice l'aspetto per prenderla sulle mie ginocchia, riferendosi quindi alla madre di Margherita. Poi? No, non ne vedo altri di messaggi. Va bene, li salutiamo tutti. Poi è arrivato uno che gioca a calcio, che giocava, credo, a calcio. Chi è? Non lo so, un ragazzo, credo. Un parente di lei? Può darsi che fosse, aspetta, com'è che si dice? No, non del quartiere, del paese, diciamo, ecco, un ragazzo. Si è presentato perché ha visto il portale aureo. Sì. È nel cimitero vicino a Margherita adesso. Allora, non so se ce n'è due di cimiteri, perché è come se mi portasse un pochettino fuori. Non capisco se mi fa vedere la punta estrema del cimitero, l'angolo, o addirittura fuori. Un altro paese? Eh, Vicino però, Mm. perché non me lo dà fuori fuori, appena fuori. Salutiamo tutti e chiudiamo il portale aureo. Monica. Infanzia orribile e dimenticata. La causa esoterica, cioè perché lei ha scelto questa esperienza. E mi fa vedere proprio questo fiore crisantemo iniziale, dove si chiude e poi si apre. Quindi lei ha passato tutto un momento, un periodo di chiusura totale, per poi adesso aprirsi. Nel momento di chiusura aveva condensato anche una serie di complessi, oltre che di tutte le cose che abbiamo detto, che non stiamo a ripetere, di obbedienza, di assoggettamento alla madre, alla chiesa, eccetera, no? Anche di complessi personali. Ed è come se lei avesse scelto di vivere proprio un po' uno schema classico, ok, della terza dimensione, che è anche l'oblio, il non ricordare. La cosa migliore per le forze oscure è che noi non ricordiamo, che continuiamo a rimanere al buio.
tutto ciò che non è ricordato non è portato alla coscienza, non è illuminato e quindi non viene attraversato. Quindi lei ha proprio scelto uno schema classico della terza dimensione per poi riaprirsi, quindi aprire questo crisantemo e permettere il processo della quarta dimensione, che è mano a mano portare luce su ogni aspetto di sé. Ed è quello che sta facendo. Però è un lavoro lungo, nel senso che lei ha iniziato a farlo e penso che lei stessa si renda conto che ci vuole del tempo per far penetrare la luce in ogni aspetto della vita che l'ha caratterizzata. Soffocata, aliena in famiglia, nella comunità parrocchiale, va bene, l'abbiamo visto. Forse più interessante l'accento che mette su i vari rapporti difficili con le persone. Va bene, ci sono le colleghe e le donne, ma in primis lei parla di padre, fratello, tradimenti di uomini avuti e, quindi direi, una forma di misandria. Ma qua mi dà il nome non so, abbiamo detto il nome del progetto, non mi ricordo. No. Perché mi dice tipo tutto da rifare. Come se lei veramente fosse irritata proprio, profondamente irritata. Questa estrema irritazione, tra l'altro, ha anche portato alla sua patologia, verso come la piega che hanno preso i rapporti e gli eventi della vita. Mhm. Ed è proprio questa specie di opposizione che lei assume, questo contrasto. Questo gatto mi fa vedere adesso, per esempio, questo gatto con tutto il pelo ritto, con questa faccia, Miau, così, no? sì, 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 sulla difensiva e che attacca allo stesso tempo. Ehm, E in realtà non si rende conto che è il suo atteggiamento che continua a produrre scontri. Cioè che lei, anche nel momento in cui pensa di essere neutra, di non schierarsi né da una parte né dall'altra, in realtà porta un'energia di guerra, un'energia di polemica, un'energia di scontro Ma con gli uomini? con tutti. Specialmente con gli uomini? Sì, ha una particolare risonanza sugli uomini, ma questo ti dico, secondo me è legata all'aspetto che abbiamo visto prima, il padre, che io ho visto che sicuramente ha un po' prediletto e agevolato il figlio, ok? Perché probabilmente era proprio così, che lui preferiva il figlio maschio, come molti. Mhm. In passato facevano, forse lo fanno ancora. Quindi a maggior ragione lei detesta i maschi perché cioè, la volevano maschio. Il fratello ha avuto sicuramente la possibilità di viversi la vita più pienamente di quello che ha fatto lei, per cui è normale che il risentimento sia più verso gli uomini. Però in generale proprio lei ha questa carica, non so come dirti, di un po' ispida. E quindi? E quindi bisogna ammorbidire. Come? Bisogna ammorbidire con l'amore. È l'unico vero balsamo che rende tutto più morbido. Chiediamolo alla sua PS. È d'accordo? Sì, non è più tempo di guerra. Non è più tempo di guerra intestina, mi dice. Non è più tempo di guerra fuori. Non è più tempo neanche di guerra fredda, no? Che sembra che non ci sia guerra, poi in realtà c'è la guerra. E poi si reclamano delle cose del passato, perché c'è da farci una grande risata su tutto questo, perché è tutto un grande gioco. Allora, non diciamo ovviamente che Margherita è affetta da misandria, questo no, ma chiamiamo tra le sue 2012 vite una vita da uomo che odiava le donne, Sì. misogino, o vagamente misogino.
Lo chiamiamo? Arriva? C'è? Sì, è un uomo tipo di montagna, che disprezza profondamente le donne e che proprio cambia strada quando le incontra, quasi pensando alle portatrici di iella, di sventura. Le Come streghe. si diceva una volta, sì, esatto. E in questo caso appunto le streghe tentatrici, no? Bene, come si Portatrici chiama di... questo uomo? Eh, da italiano, Gianluca. Gianluca e Margherita. Quindi uno di fronte all'altro hanno la stessa anima. Sono in film diversi. Il pezzettino di anima di Margherita adesso va nel corpo di Gianluca e viceversa. Come dire, Sorge quanto spreco di energia. cioè, cioè, Sia l'uno che l'altro stanno, esclamano, sì, guardando reciprocamente, no? Perché chiaramente si non si portano riesce il mai a mentale. guardare se stessi, sì, esatto, non si riesce mai a guardare se stessi, invece quando si va nel campo di un altro è più facile, no? Ed entrambi esclamano la stessa cosa, quanto spreco di energia. A volte, per esempio, mettersi nei panni delle persone può essere fortemente utile, può essere simile a questo gioco che abbiamo appena fatto. Non lo fa quasi nessuno, sia di un amico, di un'amica, sia di un genitore, di un fratello, non ignorando mai i contesti, le circostanze, l'epoca. Mm? Sì, perché adesso per esempio mi emerge una cosa che è come se ehm, Margherita provasse anche, a proposito di questa cosa dell'empatia, una sorta di invidia rispetto al fratello, Certo. ehm, non rendendosi conto che in realtà il fratello sta portando dentro di sé una sofferenza molto grande, però lei è più concentrata su altri aspetti. Quindi la sua libertà, la sua possibilità di fare tutto, la bellezza, il fascino, eccetera, no? Tutte le cose che lei crede di non avere, crede che l'abbia il fratello, e le sfugge il fatto che lui invece ha un gran senso di vuoto, una pesantezza dentro. Chiediamo all'anima di Margherita di mettersi nei panni del fratello, della madre, del padre, del nipotino, della compagna moglie del fratello, di tutte le colleghe stronze, della beghina del paese, del curato. Entra, esce, entra, esce, entra, esce. Collaborazione tra anime. È bello perché poi alla fine sono tutte identiche. Cioè proprio lei in questo sembra proprio come un ago all'interno di un tessuto, entra, esce e in questo movimento sta anche cucendo, no? Sta proprio creando una connessione, no? È il filo che con il punto dritto, diciamo, connette tutte quante le anime e fa vedere che sono esattamente la stessa cosa, cioè non c'è differenza tra un'anima e l'altra. Ciò che è diverso è tutto l'apparato psichico, l'apparato fisico, che fa sì che ciascuna anima sembri diversa, in realtà è semplicemente più isolata, meno connessa all'apparato psicofisico della persona, ma l'anima in sé per sé io la vedo sempre uguale. Come vedi Margherita? Che sente che è così, che questa scoperta le appartiene e me lo fa vedere mentre è in un bosco.
come se sentisse l'anima del bosco, che è uguale alla sua anima, che è uguale all'anima del prete, che è uguale all'anima, tipo, non so io, cos'è, di un autista, non so perché l'autista di un autobus mi fa vedere, è uguale all'anima di, non so, qualcuno che stava veramente sulla carrozzina, che io vedo che lei spingeva questa carrozzina. Facciamole, anche se non è la stessa cosa, metterla nei panni dell'anima del bosco. Non è la stessa Mm. cosa, eh? Non è la stessa cosa perché il bosco non è come la nostra anima che ha un progetto evolutivo, perché è già compiuto perfettamente, perfettamente in equilibrio già il bosco. E la prima cosa che mi fa sentire è il cinguettio degli uccelli. Mi fa sentire l'acqua che scorre. C'è un piccolo ruscello. Mi fa sentire la vita dei tronchi. Vedo che i tronchi proprio assumono quasi delle forme antropomorfe per farmi vedere che sono vivi. Tutti gli insetti, come se si fossero fermati in questo momento. Bene. Non è più nei panni del bosco. No, l'arcobaleno è come se fosse giù per terra, a mo' di sentiero, anziché essere nel cielo. Facciamola mettere nei panni dell'arcobaleno. È nei panni dell'arcobaleno e della presunta pentola che c'è in fondo all'arcobaleno che contiene le monete d'oro. Mhm. E lì si sente davvero completa, perché è tutti i colori, è l'oro, è il valore, è la luce suprema ed è l'unione fra gli opposti. Passa da qua a là. Andiamo al cluster. Allora, ci sono dei crocifissi rotti, scheggiati, vecchi, e poi ci sono tipo degli abiti impolverati, inservibili. Via tutto. È così bello buttare le cose inservibili, inutili, appesantenti. È così bello lo spazio vuoto, il nuovo. E a proposito di questo nuovo di alleggerimento, mi fa vedere che si sta insaponando proprio con una saponetta, si sta lavando, adesso vedo che si sta lavando le braccia, si sta lavando il busto e mentre si lava si genera proprio una bolla di sapone, no? Grandissima. Mhm. E il suo ad eternum lo crea così, all'insegna della pulizia, del rinnovamento di questo profumo proprio di pulito, di nuovo. Avatar. Marsiglia. Mm. Comunque bucato di una volta. Sì. È come se fosse è un avatar di legno classico, no? Però come coperto da una specie di velo di quelli che utilizzavano le donne di una volta per andare in chiesa. Mhm. Che si dovevano coprire, sai, le spalle, perché non è che dovevi scoprire troppo, no? Addirittura forse qua si doveva coprire la testa. Quindi comunque tutto all'insegna del coprire ciò che è realmente, di coprire la vera bellezza di ciascuno. Bellezza interiore anche, coprire se stessi. No, Margherita non vuole più coprire se stessa, non vuole più nascondere se stessa. Butta via. Mhm. E cosa mette qui al posto? Questa volta ti devo dire che non la vedo arrabbiata, ma decisa.
È come se lei ci tenesse a sottolineare questo cambiamento che ha fatto. Non lo faccio con rabbia, con violenza, lo faccio con decisione. Dunque, sì, al suo posto è come se... cos'è che sta lavando? Sta lavando qualcosa e sempre dal lavaggio di questo qualcosa utilizza di nuovo una bolla di sapone, come ad eternum. Però è come se prima avesse lavato se stessa, no? Prima il cluster per fare l'ad eternum. Adesso sta lavando un qualcosa di esterno. Cosa? Cosa? Mi sembra, guarda, la sua scrivania e una parete Mm. dell'ufficio. Dicevamo, scusami. Sì, che lei stava lavando alcune parti dell'ufficio in cui lavora. Ok, non abbiamo in effetti parlato del lavoro. Questa è la sua prima sessione, le cose da fare erano tante, diciamo, si possono anche fare ma si fanno male, tutte. In ogni caso, qual è la causa esoterica del lavoro che non sopporta? Allora, perché lei non è che non sopporta il lavoro in sé, non sopporta il clima che si è creato. E fino ad ora, ma ora sì, ma fino ad ora non si era resa conto che silenziosamente lei in qualche modo contribuiva a creare del disagio, perché tutte queste sue emozioni contrastanti che la caratterizzavano, ok? Un po' rabbia, un po' invidia, un po' queste rimozioni del passato che erano pesanti, eccetera, in realtà alimentavano questo clima di tensione. Invece lei ora, e ovviamente questo è un processo graduale, sarà in grado di creare proprio un'energia differente nel momento in cui lei entra in questo luogo di lavoro. Sicché le due contendenti, chiamiamole così, Mm? non capiranno neanche loro il motivo, ma si sentiranno più tranquille, più pacifiche. Mentre prima era l'opposto, era come se lei un po' accendesse una miccia, anche se non lo faceva veramente. Stiamo parlando di energie che si muovono. Certo. Bene, nuova vibrazione di Margherita. 138, Nuova consapevolezza. 167, PS. 48, Vite. 1869, Quella di Gianluca c'è ancora? mm, la modifica praticamente da quando è bambino. E E per cui Gianluca? impara Mhm, mhm. a interagire con le bambine e poi successivamente con le donne. Un uomo sposato? O un eremita? Là sì, nell'altra vita assolutamente un eremita. Mhm. In questa nuova Eh, cambiata? questa nuova cambiata, no, non si sposa, però tipo offre aiuto a bambini, a persone che ne hanno bisogno quando passano di lì. Cervello. 9.3, Suscettibilità ipnotica. 52. 3D. Adesso mi viene 38. Bene. Quindi 62 nella 4D. Vivacità animica sempre 68. 77. Lutto ad eternum, in extremis, fregata. Ci sono ancora? No, Le eteriche? Impianti? no, ho ripulito tutto. Il macigno?
l'ha sbriciolato, l'ha fatto diventare cenere e con questa cenere pulisce. Il macigno c'è per la madre, Sì. sempre come prima? Sì, è come se però non lo volesse vedere e prova a farlo portare a chi le Alla, sta vicino, alla alla badante. badante, sì. Proverà a restituirlo a Margherita? Probabile anche di sì. Sì, in maniera un po' timida, però E, sì. e Margherita se lo prenderà? Saprà che lei può trasformare il macigno in cenere e che la cenere serve per pulire, molto preziosa. Scambio di battute tra lei e il marito nel cinema. Abbiamo fatto un pezzo importante insieme. Eh, mm, Ci siamo scornati, eh, in futuro anche amici. Scambio di battute tra lei e il fratello. Siamo due anime. È bello vederlo, saperlo. Tra lei e la madre. Intravedo il tuo lumino sotto tutto i tuoi costrutti. Con queste condizioni, Margherita sarà ancora categorica, sembra una baggianata ma non lo è, sul non tingersi i capelli. No, Ok. oddio, la vedo, mi dice né, tipo come se fosse più una cosa naturale, magari che potrebbe scegliere, ecco. Mhm, Perché lei è in buona connessione con tutto ciò che è naturale. mhm. Quindi, mm, No, non so adesso cosa c'entri, però dice sia fatta la mia volontà. oddio. Chiedile perché dice questa cosa, ha questa risposta. È ironica, sì. Perché lei è così, è molto ironica e le piace anche giocare con il suo passato, ridandole, diciamo così, anche una nuova veste. Sia fatta la mia volontà. Certo. Lei che è Dio. Esatto. Messaggio finale di Margherita a se stessa. La mia volontà è la vita e la sento che sta scorrendo nelle mie vene, nei miei capelli, sta accarezzando le palpebre dei miei occhi. La mia volontà è chi sta dietro al mio sedile e mi volto senza paura. Carino. Il suo cane. Come la vedi? Ehm, Felice. Ti vuole lasciare un messaggio, Margherita? L'hai capito che mi piace stuzzicare? E a me? L'avete capito che mi piace stuzzicare? Abbiamo finito.